Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su cos'è Dfinity e come mai è sbucata così dal nulla su CoinMarketCap in posizione 4 con una capitalizzazione di mercato addirittura superiore ai 60 miliardi. E infine, conviene acquistarla? Ma prima di iniziare ragazzi, come al solito avete 9 secondi di sigla per iscrivervi al canale attivando la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò e di lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Grazie a tutti. Partiamo dicendo che Dfinity non è un progetto nato ieri, ma è stato inizialmente concepito nel 2015 da Dominic Williams, fondatore e capo scienziato della Dfinity Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Zurigo, Svizzera, e supervisiona i centri di ricerca a Palo Alto, San Francisco. Il progetto attualmente ha 188 dipendenti provenienti da tutto il mondo al lavoro per la creazione di un internet di nuova generazione. Ha raccolto nel corso degli anni svariati miliardi e ricevuto sovvenzioni da importanti fondi di investimento come Andreessen Horowitz, un grosso fondo di investimento e venture capital della Silicon Valley. Motivo per cui ha una capitalizzazione di mercato così alta, anche se, e fate attenzione, i dati su CoinMarketCap a quanto pare sembra non siano corretti, sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni. Adesso, qual è la visione e l'obiettivo cardine di questo progetto? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto temporale di 25 anni e tornare nel 1996. Ma devo dire che me lo ricordavo meglio questo 1996. Allora, già nel 1996 lo United States Communication Decency Act stava tentando di portare la regolamentazione del overreaching ai contenuti online, in pratica delle limitazioni, e gruppi come la Electronic Frontier Foundation sono sorti per mantenere i diritti di internet per gli utenti, con la visione di un internet libero e aperto. Hanno cercato di fermare l'intrusione da parte del governo e delle grandi imprese in internet. Ora, a distanza di quasi 3 decenni, possiamo vedere che il governo non è stato in grado di regolamentare completamente internet, ma abbiamo visto un gruppo di signori prendere il controllo di quella che sarebbe dovuta essere una piattaforma libera e aperta. Per rendervi meglio l'idea, ad oggi internet è governato da una manciata di grandi aziende come Facebook, Google, Alibaba, Amazon, Twitter. Ecco appunto si è acceso Google, ci ascoltano, le quali controllano triliardi di dollari e miliardi di menti umane. Tuttavia non siamo costretti a continuare verso questa direzione e ci sono ancora visionari che vogliono un internet aperto e libero, visionari come gli sviluppatori di Dfinity. Gli sviluppatori di Dfinity stanno lavorando alla creazione di un internet computer, ovvero una rete blockchain diffusa in tutto il mondo con data center indipendenti che consentiranno alle app di funzionare direttamente sulla rete. E questo sistema permetterà di riportare il controllo di internet nelle mani degli utenti, piuttosto che nelle mani di alcune mega aziende. Adesso l'idea di Dfinity è stata ispirata dalla visione di un computer blockchain, promosso per la prima volta da Ethereum. Prendendo ispirazione da Ethereum e da altre importanti blockchain, gli sviluppatori e il team fondatore di Dfinity, piuttosto che creare una migliore versione di Bitcoin o una migliore versione di Ethereum, si sono concentrati alla creazione della migliore versione della loro visione. Con questo iniziamo già a sfatare i soliti Ethereum killer o Bitcoin killer, peggio ancora, poiché Dfinity non è propriamente un competitor di Ethereum. Al giorno d'oggi internet è eseguito su IP o protocollo internet,
Tuttavia Dfinity sta introducendo un nuovo standard chiamato ICP o Internet Computer Protocol e questo nuovo sistema permetterà di spostare non solo i dati su internet ma anche direttamente il software e le applicazioni effettive. Ora, se il software e le applicazioni hanno bisogno di un computer su cui funzionare, perché non rendere quel computer l'intero internet? Ecco, questa è la visione di Dfinity, creare un software in grado di spostarsi su qualsiasi server della rete. In sostanza significa che le app possono essere eseguite ovunque ed essere create e rilasciate da chiunque, ma senza che chi le crei abbia il controllo o la proprietà su di esse. E ciò restituirà la proprietà dei dati privati ai privati. Naturalmente ragazzi non è tutto rose e fiori, anzi ha anche degli aspetti negativi, poiché un internet interamente gratuito e aperto renderà quasi impossibile ritenere responsabili gli sviluppatori di app. Perciò se ci sono contenuti illegali o offensivi nessuno potrebbe rimuoverli, a parte che gli sviluppatori, che però potrebbero tranquillamente rimanere anonimi. La speranza è che un internet interamente decentralizzato porti anche ad una governance decentralizzata in cui gli sviluppatori siano in grado di decidere correttamente come sarà regolamentato. Bene, quindi in parole povere, cos'è Internet Computer? In sostanza, Internet Computer è un protocollo blockchain che mira a combinare le grandi capacità di Internet con le funzionalità di nuova generazione come gli smart contract e lo fa aggregando la capacità di calcolo dei vari nodi sparsi per il mondo in un unico computer globale e decentralizzato. In questo modo Internet Computer mira a creare una macchina virtuale vasta e illimitata. Ma quindi che ruolo avrà il token ICP nell'ecosistema? Bene, il token ICP ha diversi casi d'uso ed una delle sue utilità principali è come mezzo di pagamento per i data center e server. Difatti, per utilizzare il protocollo ICP per l'installazione e l'esecuzione di un'app è necessario pagare una tassa sul gas in token ICP, un po' come funziona per Ethereum. E la quantità di gas per qualsiasi transazione è determinata principalmente dalla quantità di dati elaborati. E infine i token ICP hanno anche la funzione di fornire da governance al protocollo, che dovrebbe assumere una forma autonoma. Quali sono le componenti principali del progetto? Sicuramente una delle componenti principali di questo protocollo è il Network Nervous System o NNS ed è il software autonomo che governa l'intero Internet Computer. Quindi in pratica questo network gestisce l'intero sistema, dalla struttura della rete all'economia della rete ed è parte integrante dei protocolli utilizzati per creare la blockchain di Internet Computer. Inoltre, e questo è molto importante, l'NNS ha una chiave pubblica in grado di convalidare tutte le transazioni ICP e fungerà da blockchain master. Mentre in termini di governance l'NNS è lì per mettere ai voti qualsiasi proposta. Si vota per l'attività come l'aggiunta di nuovi nodi o l'espansione della rete. Voti chiaramente espressi dai titolari del token ICP, i quali hanno deciso di bloccare i loro token per ottenere il diritto al voto. E infine l'NNS monitorerà continuamente la capacità della rete e aggiungerà nodi e subnet, che adesso vi spiego che cosa sono, in base alle esigenze, e questo sistema consentirà all'Internet Computer di scalare all'infinito. Cos'è un subnet? Ragazzi, provo a spiegarvelo, ho cercato di fare un po' una semplificazione del concetto, però sarò sincero, anche a me è un po' complesso capirlo. In pratica è una configurazione blockchain all'interno dell'Internet Computer in grado di integrarsi con altre blockchain per aumentare la capacità dell'intera rete
e questi subnet vengono creati quando l'NNS combina dei nodi, e le subnet vengono utilizzate per contenere i containers, o in italiano contenitori, che in pratica sono come degli smart contract più evoluti, diciamo così, anche se è abbastanza difficile. Bene ragazzi, queste sono le caratteristiche principali del progetto. Ci sarebbe ancora molto di cui parlare, è un progetto piuttosto ampio, inoltre per scrivere questo copione ci ho messo meno di un giorno, ho cercato di studiare dalla mattina fino alla sera proprio per portarvi questo video il prima possibile. Scrivetemi giù nei commenti se volete un video più approfondito sull'argomento, magari fare proprio un tutto su definiti dalla A alla Z, come faccio ad esempio per i progetti su Polkadot. L'importante comunque è avervi dato già un'idea sul progetto. Ora, conviene acquistarlo? Io personalmente vi direi di aspettare che sia il mercato a dargli un valore e che si sgonfi un po' l'hype creato innanzitutto per la improvvisa comparsa su CoinMarketCap in posizione 4, ma soprattutto aspettare di avere dei dati corretti su cui basarvi, o meglio su cui basare le vostre analisi. Insomma, non abbiate fretta, ecco il mio consiglio. È un buon progetto? Sembrerebbe proprio di sì, e sicuramente ha tutte le carte in regola per restare nella alta classifica per capitalizzazione di mercato. Sicuramente una cosa è certa, con il marketing sembra ci sappiano davvero fare. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!